La sostituzione nelle clip con LumaFusion è molto semplice. Innanzitutto partiamo da una clip più lunga di quella che attualmente è nella timeline. Vedete, in questa clip ho aggiunto anche un effetto, diciamo una correzione colore, perché vi faccio vedere che ovviamente la clip che andrà a sostituire si porta dietro anche la correzione colore o gli effetti che sono stati aggiunti, ok? Quindi vado a prendere la clip più lunga, vedete molto più lunga, la vado a posizionare, vedete che vengono fuori questi simboli, queste indicazioni che indica che la clip verrà sostituita, non questi simboli che verrà aggiunta, ok, in testa o in coda. Quindi vado qua, rilascio e abbiamo queste due opzioni /3. La prima opzione, ovviamente la clip viene sostituita mantenendo la lunghezza della timeline. Cosa vuol dire? Viene mantenuta la lunghezza della clip che c'era in precedenza. Andiamo a annullare, rimettiamo giù la clip ovviamente, e la seconda invece manterrà la lunghezza della clip che sostituisce quella che c'era. Se vado ovviamente all'interno della clip dell'editor, vedete che si è portata ovviamente dietro anche gli effetti che ovviamente ho aggiunto alla clip che c'era in precedenza. Se invece prendo una clip molto più corta di quella che c'è e vado a sostituirla, la voce ovviamente quella della clip non verrà diciamo menzionata, verrà solamente menzionata quella della timeline. Quindi vado e verrà sostituita la clip mantenendo ovviamente la lunghezza della clip che arriva in sostituzione, perché ovviamente è molto più corta.